La Madonna di Zirovici. Un enigma tra fede e mistero. Ancora oggi resta avvolta nel mistero l'origine dell'immagine ingrandita della Madonna di Zirovici che si trova sulla parete della chiesa romana dei Santi Martiri Sergio e Bacco, antico punto di riferimento per i rappresentanti del metropolita di Kiev presso il Vaticano. Nessuno sa con certezza chi l'abbia dipinta né quando, e ancor più inspiegabile è il motivo per cui fu poi coperta con uno strato d'intonaco. Secondo alcune ipotesi, potrebbe essere opera di un monaco basiliano proveniente dalla Lituania. Si dice fosse rimasto profondamente colpito dal santuario di Zirovici e, pur controvoglia, abbia seguito l'obbedienza degli abati che lo condussero fino a Roma. Ma i dettagli, come spesso accade nelle storie sacre, si perdono tra le pieghe del tempo. Ma il vero colpo di scena arrivò oltre un secolo dopo, quasi come se quel mistero volesse riemergere da solo, sfidando il tempo e il silenzio. Nell'agosto del 1718, durante alcuni lavori di restauro nella chiesa dei Santi Martiri Sergio e Bacco, nel rione Monti a Roma, accadde qualcosa di sorprendente. Il muratore Simone Ciotti, incaricato di sistemare il vano che oggi è la sagrestia, mentre rimuoveva l'intonaco, vide affiorare un occhio dipinto sul muro, e poi l'altro. Incredulo, corse ad avvisare padre Venedikt Trulevich, il procuratore del tempo. Invece di mostrarsi sorpreso o incuriosito, padre Venedikt gli ordinò semplicemente di coprire tutto con la calce e di continuare il lavoro come se nulla fosse. Conclusa la giornata di lavoro, Simone fece ritorno a casa. Il mattino seguente, appena rientrato in chiesa, si accorse con stupore che la calce stesa il giorno prima era caduta, lasciando riemergere l'intera immagine. Era la Madonna con in braccio il bambino Gesù. Senza perdere tempo, il muratore corse ad avvisare il padre Venedikt. Nonostante fosse rimasta nascosta sotto uno strato di calce e in un ambiente umido per decenni, probabilmente per circa 80 anni, l'icona aveva miracolosamente conservato la sua bellezza originaria. Tuttavia, alcuni danni erano inevitabili. Uno strumento affilato usato dal muratore e un chiodo conficcato nel muro per appendervi una lampada rovinarono in parte l'immagine. Per questo motivo, il padre procuratore decise di farla restaurare, affidando l'incarico al pittore Lorenzo Gramiccia, allievo del celebre Bonaventura Lamberti. In un primo momento, l'artista rifiutò, ma poco dopo fu colpito da un forte dolore a una gamba e, costretto a letto, finì per accettare il compito. Dopo aver completato il restauro, il malessere scomparve. Un anno più tardi, nei primi giorni di agosto del 1719, accadde qualcosa di straordinario. Davanti all'icona iniziarono a verificarsi le prime guarigioni miracolose. Tra i casi più noti c'è quello di 13 uomini provenienti da un villaggio nei dintorni di Roma. Trattasi di Affogalasino, un rione che si trova tra Monteverde, Trullo e Villa Panfili. Entrarono nella chiesa, si inginocchiarono di fronte all'immagine sacra e si cosparsero con l'olio della lampada che ardeva davanti all'icona. Quando fu chiesto loro chi li avesse mandati, raccontarono un fatto sorprendente. Mentre stavano lavorando nei campi ad Affogalasino, a circa 5-6 miglia dalla città, era apparsa loro una signora dall'aspetto nobile e maestoso. Ella disse: «Se desiderate guarire, andate nella chiesa di San Sergio e Bacco, vicino a Madonna dei Monti, e ungetevi con l'olio della lampada accesa davanti all'immagine recentemente ritrovata». Dopo essersi unti, i 13 uomini se ne andarono sereni, e nessuno li vide più. Qualche giorno dopo, giunsero in chiesa anche 15 donne vestite di bianco. Pregarono in silenzio davanti all'icona e poi, anch'esse, se ne andarono senza lasciare tracce. Il 15 agosto 1719, la chiesa dei Santi Sergio e Bacco fu letteralmente presa d'assalto da una folla di fedeli. L'afflusso era così intenso che il luogo sacro rimase aperto per un'intera settimana, con un numero di pellegrini in costante crescita. Alla fine, le autorità cittadine decisero di intervenire. Ordinarono di costruire un muro di mattoni davanti all'icona, nel tentativo di arginare la continua affluenza. Questo avvenne il 1 settembre 1719.
Tuttavia, nemmeno la chiusura dell'accesso nelle porte serrate della chiesa riuscirono a fermare la devozione popolare. Molti continuarono a radunarsi nella piazza antistante, attratti da quell'immagine che ormai era diventata un segno visibile di fede e speranza. Fu Papa Clemente XI, durante il suo pontificato, a concedere la rimozione del muro che nascondeva l'immagine miracolosa. Ordinò che l'icona fosse staccata e portata all'interno della chiesa, affinché potesse essere venerata da tutti i fedeli. Questo avvenne nella notte del 7 settembre 1719. L'immagine fu così trasferita e sistemata sul muro dietro l'altare maggiore, dove si trova ancora oggi. Sul luogo originario, nella sagrestia, fu invece posta una lapide in marmo che ricorda l'accaduto. Sulla lastra si legge la scritta: «Qui si trovava l'icona della Beata Vergine Maria al Pascolo, la copia di quella venerata a Zirovici, famosa per i suoi miracoli nel 1718. L'icona fu scoperta per caso sotto l'intonaco di un muro. L'anno seguente, lo stesso mese, il popolo cominciò ad affluire diventando così numeroso che, per il volere del Papa Clemente XI, il 7 settembre 1719 l'icona fu staccata dal muro e trasferita nella chiesa. Nei mesi e negli anni successivi alla riscoperta dell'icona della Madonna di Zirovici nella chiesa dei Santi Sergio e Bacco, si verificarono numerosi eventi straordinari che rafforzarono la fama miracolosa dell'immagine. Dal 25 agosto 1719 fino al 10 febbraio 1804 furono documentati ben 151 casi di guarigioni e grazie attribuite all'intercessione della Vergine. Colpisce il fatto che la grande maggioranza di questi eventi, ben 128, si concentrò in un breve periodo, tra il 25 agosto e il 7 settembre del 1719. I devoti accorrevano anche da luoghi lontani, come Parma, Bologna e Gubbio. Nel 1735, il monaco basiliano Ignazio Kulkinski stilò un inventario dettagliato della chiesa, presentandolo alla congregazione de Propaganda Fide. Tra i documenti elencati figurava anche un prezioso volume, il libro delle grazie ricevute e attribuite alla Beata Vergine Maria. Nel 1801, Papa Pio VII fece visita alla chiesa dei Santi Sergio e Bacco. Accompagnato dall'intera corte pontificia, il Papa entrò solennemente nel santuario e si raccolse in preghiera davanti all'icona miracolosa della Madonna di Zirovici, esprimendo la sua gratitudine per la liberazione dalla prigionia inflittagli da Napoleone. Nel 1827, Papa Leone XII, con un apposito decreto, dedicò ufficialmente la chiesa dei Santi Martiri Sergio e Bacco all'icona mariana conosciuta come Madonna al Pascolo. Questo titolo richiama il luogo dove, secondo la tradizione, dei pastori scoprirono l'immagine originale della Vergine, nel villaggio di Zirovici, nel XV secolo. Ancora oggi, la chiesa è affettuosamente conosciuta dal popolo romano come la chiesa della Madonna al Pascolo. Il 21 ottobre 2018, in occasione della festa patronale e del 300° anniversario del ritrovamento a Roma della copia dell'icona della Madonna di Zirovici, il patriarca Sviatoslav ha visitato la parrocchia ucraina dei Santi Martiri Sergio e Bacco. Durante la celebrazione, ha proclamato quell'immagine come la principale icona sacra per la comunità ucraina presente in Italia.